Primo aggiornamento da Brisbane in Australia. Oggi è domenica 1 dicembre 2019, è il primo giorno d'estate. Sono arrivato ieri e vediamo come sono arrivato qui. 28 novembre 2019, partenza per l'Australia. Ciao! Ciao a tutti, ciao Nicole, God bless you, take care. Ciao! La British Airways non è male, solo che anche loro hanno iniziato a tagliare i costi, credo, e il volo da Venezia a Londra, 2 ore di volo, neanche dato da mangiare. Arrivato a Londra, ore 2:10, prossimo volo alle 6:25. Siccome in volo volevo dormire, mi sono guardato solo un film, 2 volte però, The Avengers Endgame. Iron Man rimane sempre migliore, però Capitan Marvel, cacchio. Esattamente 24 ore fa sono partito da casa, qui sono le 3 di pomeriggio e sono a Hong Kong. Il prossimo volo è alle 6:30 per Brisbane e poi sarò arrivato in Australia. Arrivato a Brisbane dopo 36 ore di viaggio. Qui sono le ore 5:30 di mattina. Allora sono partito da casa alle 8:30 di giovedì e sono arrivato qui alle 8:30 in Italia di sera di venerdì, e quindi 36 ore. Adesso 15 km per arrivare in ostello, passeggiata. Ma perché non hai preso il bus navetta o il treno per andare in ostello invece di farti 15 km a piedi? Minimizzare i costi di trasporto. Sono le 9:30, ho camminato circa 7 km e mezzo dall'aeroporto, me ne mancano altri 8 mi sa. Tempo caldo, saranno 30 gradi e il sole inizia a picchiare. Ci sono un sacco di ciclisti e gente che corre. Pausetta, un po' caldo. Ero arrivato in ostello un po' cotto. Risultato, naso ustionato, collo ustionato. Seconda cosa che abbiamo imparato oggi: in Australia bisogna sempre usare la crema solare. Poi sono andato a farmi un giro in centro e il centro è carino. In Australia le città mi sembrano abbastanza tutte uguali, le infrastrutture sono molto simili e mi sembrava di essere un po' aperto. Domenica mattina l'unica cosa che volevo fare era andare a comprare la bicicletta. Sabato sono andato nei negozi in centro e ho chiesto se avevano il modello che volevo io, una bicicletta single speed come piacciono a me. Mi hanno detto di no, che però era disponibile in un'altra filiale a 23 km dal centro. Quindi domenica mattina io ho detto andiamo a farci una corsetta a vedere sto negozio di biciclette. Quindi ho preso e sono andato col mio zainetto, corricchiando e camminando a questo negozio. Ho sudato un pochino
e mi sono ulteriormente cucinato il collo, no, perché me l'avevo coperto. Magpie. Spieghiamo cosa sono questi magpie. Sono degli uccelli che durante la stagione in cui hanno i cuccioli letteralmente attaccano persone, animali per difenderli, è il loro istinto. E quando ero aperto spesso mi succedeva che andando in bicicletta mi attaccassero dall'alto, cioè volano verso di te e ti beccano sul casco, sulla testa. Dicono che ci sono gatti, animali, qualche bambino che sono stati attaccati e hanno perso anche occhi e sono stati feriti gravemente. Per fortuna a me non è mai successo niente, speriamo che non succeda. Alla faccia che l'Australia è piatta, avrò già fatto non so quanti metri di dislivello, tutto su e giù qui a Brisbane. Salite e discese. Vabbè, le riprese di ieri fanno un po' schifo perché ho usato il telefono, non mi porto via la fotocamera grande che sarebbe stato solo un peso. Fatti 16 km orecchiando a piedi, adesso altri 7 per arrivare a questo benedetto negozio di biciclette. Il problema qual è? Non ho il bancomat che funziona, perché un mese fa mi sono accorto che il bancomat mi scadeva ieri, cioè il 30 novembre. Ho chiamato la banca dall'Italia un mese fa chiedendo se potevano inviarmi la carta a casa in Italia. Negativo, la banca avrebbe dovuto mandarmi la nuova carta a questo indirizzo. Ieri arrivo in ostello, dopo aver mandato un'email a cui non mi hanno risposto, se è arrivata la carta. Negativo, quindi mi ritrovo adesso senza bancomat funzionante. Ieri sono riuscito, ho prelevato un po' di soldi per non rimanere a corto. L'unica opzione oggi è riuscire a pagare con la carta di credito American Express, che spesso non è accettata in vari negozi. Nada, non sono stato in grado di comprare la bici perché non sono riuscito a prelevare e la carta di credito American Express ovviamente non funziona. Ho lasciato 50 euro di deposito, domani se riesco a prelevare il resto torno a prendere la bici. E sono tornato a casa a piedi. Quindi cosa abbiamo imparato? Bisogna sempre organizzarsi quando si va all'estero, andare dalla banca e farsi abilitare una carta di credito o di debito in modo tale che funzioni all'estero per non trovarsi senza soldi. Aggiornamento tragicomico delle 2 del pomeriggio. Allora, sono senza bici perché sono senza soldi. Mi sta arrivando un bel temporalone. Cosa forzata a causa pioggia. Sembra che adesso il tempo si stia schiarendo. Proseguo per gli ultimi 14 km. 47 km ho fatto ieri, camminando e corricchiando, però una bella cucinata. Nella sua negatività è stata una bella giornatina, ho fatto un po' di esercizio, non ho avuto la bici, però domani vado a prendermela, andrò in banca a prelevare contanti e a ordinare il bancomat nuovo. Bene, adesso vado a casa a mangiare menù, fagioli in scatola, pane e sottilette, perché ho finito i soldi e quindi non posso più comprare cibo, barbone. Se vi è piaciuto il video mettete un bel like, cliccate su iscriviti e cliccate sulla campanella. Riceverete una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo. Lasciate pure un commento e fate qualsiasi domanda. Volete sapere la mia storia in Australia? Come ho fatto ad ottenere la cittadinanza australiana? Cosa ho messo in quei 2 zanetti per venire in Australia? Come correre una maratona? Come minimizzare le spese? Buon, se vediamo alla prossima puntata. Oggi sto sudando pochissimo, come siete voglia. Ma Nicodema, ma perché non hai prelevato i $300 per comprare la bicicletta sabato prima che il bancomat scadesse? Quando uno è stupido è stupido.